Ancora? Sì, va bene. Allora, c'è un cazzo di edificio. Ciao e benvenuti all'Aereo Svelato, il blog che vi racconta qualcosa sul lago di Como che forse ancora non conoscete. Io sono Alessandro di Lake Como Travel e con me oggi ci sono Davide di Slow Lake Como e Attilio Terragni, architetto e pronipote di Giuseppe Terragni. Ciao ragazzi, grazie mille per essere qui. Per chi non lo sapesse, Giuseppe Terragni è stato uno dei massimi esponenti dell'architettura moderna in Italia e nel mondo. Proprio alla città di Como ha consegnato alcune delle sue migliori opere, tra cui questa che abbiamo qui alle nostre spalle, che si trova proprio nella città di Como e nello specifico a fianco dello stadio del Calcio Como. Anzitutto Davide, inizierei a chiederti un po' di contesto, raccontaci come si chiama, quando è stato realizzato. Allora, questo edificio bellissimo si chiama Novum Comum, è stato progettato nel 1927 e realizzato nel 28. Siamo all'interno di un quartiere che è stato progettato unitariamente, che era dedicato, e questa è una cosa molto particolare, sia al tempo libero, attività sportive, ma anche alla memoria. E questa è una prima cosa interessante, no? Memoria e tempo libero che devono andare assieme, è una scelta particolare. Come mai ha queste geometrie particolari e quali sono gli elementi distintivi dell'edificio? Per dare un nocciolo, una situazione proprio iniziale che potrebbe veramente essere stata, è quella dell'edificio che voi vedete accanto. Nel 27 l'edificio neobarocco dell'architetto Caranchini, che era un architetto di Milano, viene terminato e l'impresario, l'ingegner Peduzzi, decise che l'edificio non andava bene, che era costato troppo, che le decorazioni non si dovevano più fare. E quindi dà l'incarico allo studio di Attilio e Giuseppe Terragni per completare il blocco, perché di un blocco si tratta. Ed è un blocco unitario. Giuseppe Terragni trasfigura tutti gli elementi ottocenteschi, neobarocchi in quelli della modernità, cioè in un pensiero completamente diverso. Un esempio, guardate l'angolo, da dove viene la forma ellittica dell'angolo del nuovo Como? Viene dalla forma ellittica dell'angolo dell'edificio barocco. Però quello barocco ha, come dire, un'espansione, come se avesse una grande pancia, no? Invece quello moderno è introverso, è dentro la costruzione. Più Asciutto, va verso l'interno, non si espande, no? È quasi come se attirasse, no? La città a sé. Sugli interni invece, che cosa si può dire? Allora, la prima cosa interessante è che tutti i piani sono diversi uno dall'altro, quindi non esiste la ripetizione dell'uguale, no? Cioè, noi siamo abituati oramai che le case sono tutte fatte in serie, tutto diverso piano per piano. Poi, tutte le finestre sono diverse fra di loro. Altra piccola caratteristica che voi vedete, partono più limitate nelle dimensioni, poi si allargano verso gli angoli. E quindi questo implica tutta una serie di variazioni. La cosa più importante è che il Nuovo Como nel 1928 è l'unico edificio che non ha una parete bianca. Pensare che adesso invece è tutto bianco. Tutto questo si può verificare guardando i documenti originali, perché è chiaro che, come tutte le cose che non sono state comprese nella loro spiritualità, quindi il restauratore, il ristrutturatore è sempre andato a, come dire, togliere quella che era la bellezza, no, di questo edificio. Questo si può ricostruire sempre perché c'è un archivio che conserva i materiali originali. Allora direi che possiamo andare a fare un'esplorazione dell'archivio, vediamo un po' che cosa nasconde. Andiamo! Eccoci nell'archivio Terragni e quale figura migliore proprio di Attilio per guidarci all'interno di questo tempio dedicato all'architettura? Qui siamo nella sede dentro il Nuovo Como, no? In cui è un luogo pubblico, tutti gli studenti vengono a studiare, quelli che sono andati all'università, anche visitatori. Quindi si può in realtà consultare tutti i materiali che sono stati digitalizzati nel tempo oppure ci sono delle copie. Questi sono tutti i modelli che sono stati realizzati per la Triennale
e fra le altre cose la fantastica Villa sul Lago, che è un oggetto clamoroso. Dove si trova? No, si sarebbe dovuta costruire dalle zone di Brianza. Ecco, in questo archivio tutti i disegni sono enormi. Questa è la casa Giuliani Frigerio, l'ultimo progetto. Questa è una storia bellissima. È stato progettato in guerra. Durante la campagna di Russia c'è il cantiere, e quindi da là, non so come, sì, non so, con lettere, ma insomma, voglio dire, non so come, perché è veramente un'impresa, ed è straordinario come tu riesca a intravedere una completa nuova visione del mondo, perché tra la Giuliani Frigerio e il nuovo Com sono passati pochi anni, 9, sono due mondi completamente diversi. E si pensa sempre che l'architettura sia al di fuori della vita, no? Ma in realtà non è così, cioè a parte che l'architettura è la vita, riesce a sintetizzare per noi dei pensieri molto complicati. Qui cosa abbiamo? Anche questi sono dei terragni. Lui voleva fare l'artista, non voleva fare l'architetto all'inizio. L'architettura è una cosa molto impegnativa, è come essere in prima linea, no? Allora c'è anche questa cosa che uno ha bisogno di staccarsene, e la pittura anche molto figurativa, come vedi, no? In quel momento di distacco, no? Di distensione. E c'è un'altra cosa bella: in quegli anni non c'era la fotografia a colori, non c'era la televisione, non c'era niente, no? E quindi l'unica forma di espressione era una foto in bianco e nero, bella, però una foto in bianco e nero. E in questo senso queste pitture sostituiscono la foto a colori. Allora, dopo questo interessantissimo giro non mi rimane che chiedervi, uno, come si arriva qui, e poi come si fa effettivamente se una persona vuole entrare nell'archivio e visitare l'archivio. Arrivare è facilissimo, siamo a 2 passi dal lago, a 2 passi dal centro. In treno la stazione di San Giovanni è a 5 minuti a piedi da qua, ma insomma se chiunque viene a fare un giro a Como, il centro, la città murata di Como è a qua, qualche minuto di cammino. L'archivio è visitabile contattando direttamente Attilio e il suo staff, e anche noi di Slow Lake facciamo ogni tanto delle visite sia diurne che serali che si trovano sul nostro sito. Perfetto. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per queste pillole di conoscenza. Grazie a te. Invito tutti ad iscriversi al canale per supportare il progetto e ci vediamo alla prossima puntata di Lario Svelato. Ciao!